Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Duphaston Milan SpA. Ultimo aggiornamento 6 novembre 2021. Cos'ha Duphaston? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Duphaston durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Duphaston? Duphaston è un farmaco a base del principio attivo di idrogesterone, appartenente alla categoria degli progestinici e nello specifico derivati del pregnadiene. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan SpA. Duphaston può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Duphaston 14 compresse rivestite con film 10 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan Italia SRL. Concessionario: Milan SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: didrogesterone. Gruppo terapeutico: progestinici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: terapia ormonale sostitutiva per bilanciare gli effetti degli estrogeni sull'endometrio in donne con utero intatto sottoposte a terapia ormonale sostitutiva per i sintomi da carenza estrogenica, inclusi quelli conseguenti a menopausa fisiologica o chirurgica. Insufficienza di progesterone. Trattamento dei casi di insufficienza di progesterone che si possono verificare in minaccia d'aborto e aborto abituale, infertilità dovuta ad insufficienza del corpo luteo, dismenorrea, endometriosi, cicli irregolari, amenorrea secondaria, menometrorragie funzionali, posologia. La posologia, lo schema di trattamento e la durata del trattamento possono essere adattati in base alla gravità della disfunzione e alla risposta clinica. Terapia ormonale sostitutiva. Terapia continuativa sequenziale. L'estrogeno ha somministrato in modo continuativo e una compressa da 10 mg di didrogesterone ha aggiunta negli ultimi 14 giorni di ogni ciclo da 28 giorni, in modo sequenziale. Terapia ciclica. Quando l'estrogeno ha somministrato ciclicamente con un intervallo libero dal trattamento, generalmente 21 giorni di trattamento e 7 di interruzione. Una compressa da 10 mg di didrogesterone ha aggiunta negli ultimi 12-14 giorni della terapia estrogenica. In base alla risposta clinica, la dose può successivamente essere aumentata a 20 mg di didrogesterone al giorno. Minaccia d'aborto. Si può somministrare una dose iniziale fino a 40 mg di didrogesterone, seguita da 20 o 30 mg al giorno fino alla remissione dei sintomi. Aborto abituale. 10 mg di didrogesterone 2 volte al giorno fino alla 12ª settimana di gravidanza. Infertilità da insufficienza del corpo luteo. 10 o 20 mg di didrogesterone al giorno a partire dalla seconda metà del ciclo mestruale fino al primo giorno del ciclo successivo. Il trattamento deve essere mantenuto per almeno 3 cicli consecutivi. Dismenorrea. 10 o 20 mg di didrogesterone al giorno dal 5 al 25 giorno del ciclo mestruale. Endometriosi. Da 10 a 30 mg di didrogesterone al giorno dal 5 al 25 giorno del ciclo in modo continuativo. Cicli irregolari. 10 o 20 mg di didrogesterone al giorno a partire dalla seconda metà del ciclo mestruale fino al primo giorno del ciclo successivo. Il giorno di inizio ed il numero di giorni di trattamento dipenderanno dalla lunghezza individuale del ciclo. Amenorrea secondaria. 10 o 20 mg di didrogesterone al giorno, da somministrare quotidianamente per 14 giorni durante la seconda metà del ciclo mestruale teorico per produrre un'ottimale trasformazione secretoria dell'endometrio che è stato adeguatamente stimolato con estrogeni endogeni o esogeni. Menometrorragie funzionali. Quando si inizia il trattamento per arrestare un episodio di sanguinamento, si devono somministrare 20 o 30 mg di didrogesterone al giorno fino a 10 giorni. Per un trattamento continuo, si devono somministrare 10 o 20 mg di didrogesterone al giorno durante la seconda metà del ciclo mestruale. Il giorno di inizio ed il numero di giorni di trattamento dipenderanno dalla lunghezza individuale del ciclo. Il sanguinamento da sospensione si verifica se l'endometrio è stato adeguatamente stimolato dagli estrogeni endogeni o esogeni. Non c'è un uso rilevante di didrogesterone prima del menarca. La sicurezza e l'efficacia del didrogesterone nelle adolescenti di 12-18 anni non sono state stabilite. I dati attualmente disponibili sono descritti nelle sezioni 4, 8 e 5, 1, ma non può essere fatta una raccomandazione posologica.
Modo di somministrazione per uso orale. Per la somministrazione delle dosi più alte le compresse devono essere assunte uniformemente distribuite durante la giornata. Controindicazioni: ipersensibilità nota al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, cancro mammario accertato, pregresso o sospetto, neoplasie progestinico-dipendenti accertate o sospette. Sanguinamenti genitali di origine non accertata, iperplasia endometriale non trattata, tromboembolismo venoso pregresso o in atto, esempio trombosi venosa profonda, embolia polmonare, malattie trombofiliche accertate, per esempio carenza di proteina C, proteina S o antitrombina, vedere paragrafo 4, malattia tromboembolica arteriosa in atto recente, esempio angina pectoris, infarto del miocardio, epatopatia acuta o storia di epatopatia, finché copyright gli esami di funzionalità epatica non siano tornati nella norma. Porfiria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Prima di iniziare il trattamento di sanguinamenti anomali con idrogesterone, l'eziologia del sanguinamento deve essere chiarita. Emorragie intermestruali o sanguinamenti lievi possono verificarsi durante i primi mesi di trattamento. Se vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Dati in vitro indicano che il didrogesterone e il suo principale metabolito 20-alfa-didrodigesterone, DHD, possono essere metabolizzati dagli isoenzimi 3A4 e 2C19 del citocromo P450. Conseguentemente, il metabolismo vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dufaston insieme ad altri farmaci come Eurosaurantina Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgamibeta Complex A Euro, Eurosgardinale A Euro, Eurosluminale, compressa A Euro, Eurosmisolinea Euro, Eurosoxcarbazepina Technigen, compresse rivestite A Euro, Eurostegretula Euro, Eurostolipa Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dufaston durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dufaston durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Si stima che oltre 10 milioni di donne incinte siano state trattate con il didrogesterone. Ad oggi non si hanno indicazioni di effetti dannosi del didrogesterone durante la gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il didrogesterone altera lievemente la capacità di guidare o di usare macchinari. Raramente il didrogesterone può causare leggera sonnolenza o capogiro, specialmente entro le prime ore dalla somministrazione. Di conseguenza, si deve fare attenzione quando si guida o si fa uso di macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse al farmaco più comunemente riportate dai pazienti trattati con didrogesterone negli studi clinici per indicazioni che non prevedono l'uso concomitante di estrogeni sono emicrania/cefalea, nausea, disturbi mestruali. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Ci sono pochi dati disponibili relativi al sovradosaggio nell'uomo. Il didrogesterone risulta ben tollerato dopo somministrazione orale, il massimo dosaggio somministrato equivale a 360 mg. Non esistono specifici antidoti e il trattamento deve essere di tipo sintomatico. Queste indicazioni sono applicabili anche in caso di sovradosaggio nei bambini. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali. Codice ATC G03DB01. Il didrogesterone ha un progestinico orale selettivo che appartiene agli steroidi con 21 atomi di carbonio. Gli effetti progestinici proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo la somministrazione orale, il didrogesterone ha rapidamente assorbito con un Tmax compreso tra 0,5 e 2,5 ore. La biodisponibilità assoluta di didrogesterone, una dose orale di 20 mg, dati preclinici di sicurezza, dati non clinici ottenuti da studi convenzionali di tossicità a dose singola e a dosi ripetute, genotossicità e potenziale carcinogenico, non rivelano particolari rischi per l'uomo. Studi di tossicità riproduttiva, elenco degli eccipienti, nucleo, lattosio, ipromellosa, amido di mais, silice colloidale, magnesio stearato. Film di rivestimento. Opadri bianco Y1, 7000, ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido, e 171. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.